Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la seconda metà di aprile 2026. Abbiamo la carta della giustizia, amici dell'Ariete. È un periodo di riequilibrio, è un periodo di... può anche essere nuovi accordi, per qualcuno si può trattare di una compravendita di una casa, piuttosto che di un contratto prematrimoniale o matrimoniale. Diciamo che la Carta della Giustizia fa anche riferimento alla legge di compensazione, quindi tanto vi è stato tolto, tanto vi viene dato. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. 2 di bastoni, abbiamo il mondo, gli amanti, abbiamo l'eremita, abbiamo un 7 di coppe, ruota della fortuna e asso di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta. Tenete presente che questa è l'evoluzione energetica vostra e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura. Se avete qualcuno in testa vi invito a rimanere perché nella seconda parte del video andiamo a vedere proprio l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse. Non importa quale sia il vincolo, semplicemente è l'evoluzione energetica di questa persona. Allora, adesso partiamo con la vostra di energia. Andiamo a vedere questo 2 di bastoni. Abbiamo un 6 di bastoni e un 9 di pentacoli. Sento, state bene, è un periodo probabilmente dove vi state godendo la vita, vi state ricreando una vita, c'è un qualche cosa, secondo me, qualche tipo di progetto, qualche tipo magari anche di ideologia che state coltivando. E sento come se ci steste lavorando, c'è come un qualche cosa che state facendo su di voi. Andiamo a vedere il mondo. 4 di bastoni e cavaliere di spade. Allora ragazzi, questo bel cavaliere di spade potrebbe essere una persona che incontrerete o con la quale vi confronterete nella terza settimana di aprile, poi dipendendo sempre dalla decade in cui siete nati potrebbe anche essere la quarta. Però ho come la sensazione che con questo mondo ci sia la fine di un capitolo in qualche modo. Già vi dico che il 9 di pentacoli e anche l'eremita qui mi parlano di qualcuno che è single, ma che sta bene, cioè non è, sì, forse l'eremita ogni tanto potrebbe sentirsi un po' solo, però comunque è come se fosse un buon momento per conoscere se stessi, per andare a fondo, per, come vi dicevo, secondo me qui c'è un qualche cosa che sta lavorando sotto e un tipo di capitolo o di... potrebbe anche essere un risultato che arriva con la carta del mondo, un trasferimento, magari qualcuno si è appena trasferito o vuole trasferirsi o finalmente trova casa, cioè ho come la sensazione che in questo periodo dove stiate cercando di portare a compimento qualcosa potrebbe entrare
questo cavaliere di spade. Andiamo a vedere gli amanti, perché sento che voi avete voglia di innamorarvi, effettivamente, avete voglia di trovare una persona, di costruire qualcosa, di avere quell'amore corrisposto, quell'amore sincero, maturo, equilibrato. Io credo che qualcuno sia anche disposto a... prima vi dicevo la casa perché c'è questo 4 di bastoni. Potrebbero anche essere necessarie come delle migliorie eventualmente ad una casa, magari vivete in una casa piccola e state facendo il discorso del se dovessi conoscere qualcuno, per due persone in questa casa non c'è spazio, no? Ipotesi. Andiamo a vedere l'eremita. Cinque di bastoni, appeso. E 9 di coppe. Rido perché voi fondamentalmente state benone così, non ci avete voglia di muovere un muscolo. Ve lo dico, siete lì, ve la state godendo, la vostra casa, la vostra vita, i vostri hobby, le vostre amicizie, le vostre cose. E non vi sento così proattivi, sinceramente. Ehm, Così, da volervi buttare nella mischia. Però è anche vero che qui avete un 7 di coppe, cioè il consiglio è se volete effettivamente creare un qualche cosa con qualcuno, se avete voglia di entrare in questo amore, in questa vibrazione dell'amore, d'accordo che state bene così, ma è ora di aprirsi delle possibilità con questo 7 di coppe. 9 di spade e fante di bastoni. Bisogna un po' rimettersi in gioco qua, ragazzi, secondo me. Ehm, io credo che qualcuno di voi possa pensare che alla fine, anche se siete da soli, non state poi così male e che l'entrare in qualche tipo di relazione potrebbe vincolarvi, potrebbe stringervi, potrebbe, non lo so, togliervi libertà. E invece il consiglio che vi danno qui è proprio quello di ritrovare un po' di entusiasmo, un po' di spontaneità, un po' di gioia di vivere, la voglia di sperimentare, di avventurare, la voglia di cambiare le cose. Infatti qui abbiamo anche la ruota della fortuna, certe volte siamo noi che dobbiamo dare come il là a certi cambiamenti, a certi impulsi. Vi dico, qui avete anche un 9 di spade, è una carta di pensieri un po' contorti, un po' cupi, ehm, potrebbe anche essere che ci sia come come vi posso dire? Una vibrazione un po' bassa a causa di questi pensieri, che fondamentalmente sono preoccupazioni che riguardano il passato. Cioè, qui potrebbe esserci qualcuno che ha una voglia tremenda di trovare una relazione fatta come si deve, che però non si espone tanto, uno perché ha imparato ormai a godersi la solitudine, e due perché è come se ci fosse questa paura che in coppia ci si denutre o c'è come la paura che possa succedere di nuovo, magari una delusione del passato, il perdere tempo, il rimanerci male, la sofferenza, però fa parte della vita, cioè a questo punto non giocate, sedetevi in panchina, finito. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. 3 di spade. Cavaliere di coppe, 7 di spade. Datemi una carta per il cavaliere. Torre, voglio un'altra carta per l'asso di bastoni. Mago. Allora ragazzi, io sento che questa persona potrebbe entrare effettivamente con un bel po' di irruenza e voi qua chiedervi, è quello che voglio, perché io effettivamente sto benone. Sto benone così da solo o da sola. C'ho la mia vita, i miei equilibri, però è anche vero che qua vi dicono un po' di buttarvi nella mischia, secondo me. Il punto qual è? Ah, mago, 5 di coppe,
9 di bastoni e sacerdotessa. Io credo che questo 9 di spade faccia riferimento al 3 di spade. C'è qualche cosa qua che non volete lasciare indietro, che non riuscite a lasciare indietro, che non potete lasciare indietro. C'è come ancora una ferita aperta, io sento che è per quello che non vi buttate. Qualcuno probabilmente, per quello che all'inizio vi dicevo, state facendo qualche cosa su di voi. Secondo me qualcuno sta ancora facendo come un lavoro di guarigione, di introspezione, di pulizia, di comprensione. Non si è ancora pronti probabilmente per staccarsi dal passato, anche se magari con questo 7 di spade vi state dicendo di sì, ma nonostante tutto, e nonostante il fatto che ci sia questo asso di bastoni al contrario, sento che con questa persona potrebbe iniziare effettivamente una connessione. Non vedo fuochi d'artificio, ma perché voi non siete aperti al 100%, anzi dovete proprio lavorare per aprirvi. Non so se questo cavaliere di coppe sia il vostro o quello dell'altra persona, o se siano due persone diverse, perché effettivamente potrebbero anche essere. Non lo sento tanto, ma ognuno ha realtà diverse. E qui si tratta, ragazzi, di trovare il giusto equilibrio tra quello che è, secondo me, il sanare il vecchio e lo sperimentare il nuovo. Devo dire che, ripeto, la connessione inizierà, non sento che sarà subito travolgente, anzi, sarà, come vi posso dire, molto ognuno nei propri spazi, ognuno nei propri confini. Sento che potrebbe esserci anche molto rispetto comunque. Però ecco, secondo me cederete un pochettino con questa persona perché alla fine secondo me potrebbe essere interessante anche solo per iniziare a riaffacciarvi al mondo o ad affacciarvi a qualche cosa di nuovo, perché comunque con questo fante di bastoni avete bisogno di sperimentare voi, eh. Andiamo a vedere la vostra persona di interesse. Tre di bastoni, asso di spade, diavolo. Due di bastoni. Re di spade. Sette di spade. Fante di spade e 6 di spade. Tante spade ha questa persona, devo dire. Allora, partiamo da questo 3 di bastoni. Voi avevate il 2 qui e c'è il 2 qui. Torre, che voi da qualche parte l'ho vista, era qua sotto. E giudizio. Qua ragazzi, io sento che questa persona ha avuto una grande presa di consapevolezza o avrà una grande presa di consapevolezza. C'è questa voglia di andare oltre, questa voglia di espandersi, qualche cosa che era certo nella testa o nella vita di questa persona potrebbe essere crollato. Magari ha scoperto che voi state bene così come siete, adesso dipendendo sempre dal tipo di relazione che c'è, però ho come l'idea che questa persona sia rinata da poco, o come la sensazione che non... che è come se avesse cambiato capitolo da poco, una cosa del genere. Andiamo a vedere l'asso di spade. Sette di pentacoli. E sole. Allora, con questo asso di spade sento, ragazzi, che potrebbe attivarsi un tema inerente proprio il costruiamo qualche cosa insieme,
Se è un po' che vi conoscete, per qualcuno può essere il tema figli che si apre in questo periodo. C'è comunque un qualche tipo di progetto, secondo me, del quale si inizierà a parlare. Andiamo a vedere il diavolo. Sacerdotessa e fante di bastoni. Anche voi avevate qui la sacerdotessa, adesso non si vede più, però c'è. E il fante di bastoni qua. Non lo so, qui è come se ci fosse... Non lo so, ragazzi. Datemi una carta per la sacerdotessa. 9 di bastoni. Ho come la sensazione che potrebbe questa persona cercare ad un certo punto di tenervi lontano. Andiamo a vedere anche il 2 di bastoni. È come se volesse tenere le cose su un livello più alto. Come, cioè, non lo so, come la sensazione che c'è un qualche cosa che non viene detto, che viene bypassato. Cioè, se guardo le carte così, vi dico, potrebbe anche essere una relazione platonica, eh. Poi ditemi voi nei commenti come vi risuona la lettura. Qui abbiamo di nuovo il mondo e un 6 di bastoni, qui 6 di bastoni e mondo. Io sento che questa persona non si sente ancora pronta, secondo me, perché comunque il cavaliere di spade è effettivamente una di quelle energie che va e che viene. Quindi ho come l'idea che non sia convinta questa persona di fare un passo, di ufficializzare, di magari traslocare con voi, cioè venire, andare a convivere, o potrebbe non essere del tutto convinta del tema figli. Cioè c'è un qualche cosa qui, un qualche argomento che viene tirato fuori, che viene discusso, che potrebbe far venire come dei dubbi all'altra persona. Andiamo a vedere il re di spade. Carro e 9 di spade. Il 9 di spade c'era anche qui. C'è come una sorta di determinazione qui, se vogliamo. Andiamo a vedere 7 di spade. 7 di spade c'è 2 volte. Asso di coppe. E diavolo. Ma ragazzi, a me non è che mi ispiri molto questa cosa, io ve lo dico sinceramente, se non vi piace quello che sto per dire, skippate, cambiate video, lo capisco, perché magari non è sempre quello che vogliamo sentirci dire. Però siete di spade al contrario, e diavolo, io credo che qualcuno qua menta sui propri sentimenti. E che anche qui avete diavolo, avete... Sento che c'è un qualche tema con la sessualità che viene usato per manipolarvi, per controllarvi, per condizionarvi, per bloccarvi. O questo tema potrebbe essere inerente all'altra persona. Vi dico, qua con il 7 di spade c'è un qualche sorpresa, se vogliamo, nel senso che potrebbe o essere una dichiarazione talmente, diciamo così, che sentite finta, perché comunque c'è un asso di coppe, ma con il diavolo io ho come la sensazione, sì, potrebbe esserci passione, però c'è anche un 7 di spade al contrario, quindi è proprio con qualche cosa che viene bugiardato, qualche bugia, qualche... può anche essere che qualcuno gonfi
il proprio sentimento per tenervi lì stretti, fermi. Ecco, mettiamola così. Andiamo a vedere il fante di spade. Asso di spade nuovamente, quindi sì o sì. Ci sarà un tema spinoso che verrà a galla. Io credo che questa persona potrebbe... Guardate, ho la sensazione che vi girerà un po' la frittata e che non vi darà come dei segnali chiari, ma poi alla fine vi dirà, ma sei tu che vuoi rimanere da solo o da sola, ma sei tu che vuoi, che ne so, quella cosa lì, ma sei tu che prendi distanza. Vi girerà un po' la frittata. Qui c'è un 6 di spade alla fine, che è la carta delle credenze limitanti, che adesso voi non vedete, ve la metto qui. Adesso le altre le metto sotto. E credo che ci sia qualche schema di comportamento che avete imparato durante l'infanzia e che vi, queste sono troppe, vi fa ricadere un po' in certe dinamiche di comportamento, regina di pentacoli, un po' tossichine magari. Può essere anche che siano le ideologie dell'altra persona che fanno sì che questa persona pensi, perché ho come l'idea che dovete essere voi a trainare la situazione. Perché si parte a sprombattuto con le belle parole, le cose, questo tema che viene a galla, poi però sento che le cose un po' scemano e solo che ormai di certi temi si è parlato e quindi è come se non si potesse più rimangiare la parola. Però anche voi siete un po' nella stessa situazione perché avete questo sette di spade uno sotto l'altro proprio. Non lo so, fate le cose con equilibrio, in modo equo, senza sotterfugi, mi verrebbe da dire. Dite le cose chiare, come stanno, l'asso di spade è la verità che viene a galla. In realtà è più l'altra persona che vi parla così, voi sento che siete abbastanza tranquilli. Abbiamo amore, qui parla di amore incondizionato, di amor proprio, passione, attrazione e poi qui abbiamo la carta del martello che parla di sabotaggio, interrogativi, di qualche cosa che è persistente, che è ripetitivo, due nove di spade qui, due sette di spade, due diavoli, il diavolo è proprio qualche cosa che costringe, che pum 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 pum. Persistenza e lavorarci sopra o lavorare su qualche cosa. Sì, effettivamente vi dico, per qualcuno potrebbe anche essere soprattutto se è una persona che state conoscendo o avete conosciuto da poco, vi dico che uno degli atteggiamenti di questa persona potrebbe essere l'insistenza, ecco perché è il martello. Potrebbe essere anche un po' arrogante, tanto insistente, oppure non lo so, vi dice, sono quelle persone che dai, a che ora vengo a prenderti stasera? Ma io veramente, tu non mi hai chiesto di uscire e io non ti ho mai detto di sì, però sono quelle persone un po' spavalde, un po' così, no? Ok, qui abbiamo meriti amore, sei degno di essere amato. Per la serie non vi zerbinate e non cedete per pressione, ok? Cioè piuttosto se dovete farvi prendere per sfinimento, lasciate stare. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, con un hype, con la vostra iscrizione, con la condivisione del video e se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Potete fare anche lo stesso lavoro come autodidatti semplicemente abbonandovi al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti, solo che tratto anche altri temi di metafisica, di metamedicina, insomma, è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4 per adesso, sono numerate, andrebbero viste in ordine cronologico di numero. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!